Ho appena comprato le vongole, adesso, quando comprate le vongole guardate l'etichetta, intanto devono essere chiuse nella rete, se no non fidatevi, guardate la data, c'è la data di confezionamento dietro e soprattutto guardate le vongole che siano chiuse, perché se sono un pochino aperte vuol dire che sono morte, devono essere chiuse. Potete sentire anche il profumo, l'odore, devono sapere di mare, non devono sapere di fogna. Le mettiamo in una bacinella, se è bianca o trasparente è meglio, perché così dopo vediamo se c'è la sabbia. Se ce n'è dentro qualcuna rotta come questa qui, via, tiratele via perché è inutile star lì a lasciarle dentro se sono rotte. E poi le copriamo di acqua fredda del rubinetto, devono essere leggermente coperte, così. Poi ci va una presina di sale grosso o sale fino, lo stesso non cambia, la muoviamo un pochino che si deve sciogliere un po' il sale e le mettiamo in frigorifero per circa 2-3 ore nella parte meno fredda del frigorifero. In genere le vongole che vendono adesso nei supermercati hanno già spurgato la sabbia, però è meglio farglielo lo stesso 2-3 ore, perché così la vongola la metti nell'acqua, lei pensa di essere nel mare, apre un po' e se ha dentro ancora qualche chicchino di sabbia lo butta fuori e male non gli fa, comunque gli diamo una bella lavata. Frigorifero non troppo freddo. Sono passate 3 ore, qua le nostre vongole, prendete una bacinella, una ciotola bianca, così se c'è della sabbia si vede subito. Vongole sono veraci, quindi si fanno in bianco, mentre invece le vongole quelle più piccole, le arselle, le telline eccetera, si fanno col pomodoro, ma in questo caso la verace bianca. Se qualcuno fa una vongola verace col pomodoro, dategliela in testa. Intanto che ripassiamo le vongole mettiamo già su l'acqua per la pasta e una bella padella con i bordi alti, larghi, d'acciaio o d'alluminio per aprire le vongole. Le vongole hanno sempre il problema della sabbia, perché basta che ce n'è dentro una e ti rovina tutto il piatto, perciò bisogna tirarle su, non nello scolapasta, vanno tirate su e messe in un altro contenitore e bisogna guardarle uno per uno, che non siano rotte, che non siano aperte. Guardate le vongole che cosa hanno sparato fuori, però tocchiamolo, vediamo che comunque non è sabbia, è soltanto un po' di muccio, un po' di roba che avevano dentro, però non c'è sabbia, ma vanno controllate comunque. Io vi faccio vedere qua perché si vede meglio, ma questo lavoro lo potete fare nel lavandino, sotto il rubinetto. Nelle vongole ci metto dell'acqua fredda, pulita, le sciacquo un po' tanto, io le ho già sciacquate un paio di volte comunque, e poi le metto dentro nell'altra bacinella sciacquata. Le guardo che non siano rotte e ascolto anche il rumore che fanno. Se sentite il rumore come di un vetro rotto, di una tazza rotta, vuol dire che è vuota o è piena di sabbia e va tirata via. Muovetele anche a secco, perché è a secco che vedete, guarda lì, attenzione, guardate, ecco, questo vi rovinava il piatto, adesso bisogna trovarla, ce n'è una che è morta ed è piena di sabbia. Guardate, vedete, questa è proprio sabbia, qua bisogna trovarla. Senza romperle, le fate suonare una con l'altra, provate ad aprirla finché non trovate quella che è la colpevole. Di solito sono un po' verdi quelle colpevoli, perciò guardate prima quelle che hanno dei riflessi verdi, come questa. Eccola qua, vedete? La vongola è morta e al suo posto si è riempita di sabbia, poi se è chiusa e questa qui vi rovina il piatto. Sentite come suona strano? Non suona come normali, sentite? Quindi la scartiamo. Le ho lavate tutte un'altra volta, ripetiamo l'operazione di prima. Direi che ci siamo. Padella bella comoda, 2-3 giri di olio senza esagerare perché poi ne mettiamo ancora. Poi ci mettiamo dentro dei gambi di prezzemolo, sì lo so che sono tossici se ne mangiate 1 chilo crudi, ma così danno solo il sapore, e uno spicchietto di aglio. L'aglio è leggermente schiacciato e i gambi interi perché poi li dobbiamo tirare fuori. E ci aggiungiamo le nostre vongole. Coperchio. Mettete già l'acqua per gli spaghetti perché è una cottura, è una salsa che non deve stare in giro tanto, vanno fatti e mangiati insomma. Non muovetele mentre si aprono, tenetele coperte e basta, che loro si aprono, così non fate disastri tipo gusci rotti o cose del genere.
Nel giro di 3 minuti le nostre vongole saranno tutte aperte. Con un mestolino, con una retina, con un cucchiaio, quello che volete, le tiriamo via dalla padella lasciando sotto il liquido. Via i gambetti di prezzemolo, se li trovate, se lo succede. Se vedete dei gusci vuoti, scartateli. Se trovate qualche vongola chiusa che non si è aperta, la scartate. Non è il nostro caso, per fortuna. Ecco qui un'altra cosa. Poi lo spicchietto d'aglio lo teniamo da parte e filtriamo il sughetto. Ricordatevi gli ultimi 2 mm di sughetto che ci sono nella padella, questi qua li vedete? Non metteteli dentro, a parte che c'è il colino alla rete, ma non metteteli dentro lo stesso, perché c'è sempre dentro qualche granellino, qualche scheggia di guscio, qualcosa. Lo scartiamo. Guardatelo un po', intanto che si riscalda la padella nuovamente, se c'è qualche guscio vuoto lo tirate via, vedete, l'ho scartati un pochino, così diminuiamo un po' la roba dura. Guardate lo spicchiettino di aglio prima, ecco, è mezzo cotto o mezzo crudo, secondo i punti di vista. Lo schiaccio con un coltello, con una forchetta, con quello che volete, lo trito fine, lo schiaccio come preferite e lo ributto in padella. Due giri di olio nuovo. Ci metto anche un pochino di peperoncino. Peperoncino mi raccomando, se volete, se no non ce lo mettete. E aggiungiamo le vongole con tutta la loro acqua. Adesso ci possiamo mettere il pepe, non l'ho messo prima perché se per caso c'è dentro la sabbia, poi dopo non so se è sabbia o se è pepe. Ogni tanto guardate, quando trovate un guscio vuoto, via, lo togliete. Pepe abbondante, Spaghetti grossi trafilati al bronzo, belli ruvidi. Acqua leggermente salata, porzione di spaghetti 80 grammi per chi è a dieta, 120 grammi per gli altri. Mi trito un po' di prezzemolo, nel frattempo le vongole stanno finendo di cuocere, gli spaghetti sono già giù. Come dicevo, le vongole non devono cuocere troppo e bisogna farla un po' in fretta sta salsa. Prezzemolo tritato come volete. Ovviamente negli spaghetti poco sale, perché le vongole sono già piuttosto saporite. Peschiamo gli spaghetti belli croccanti, molto al dente, e li finiamo di cuocere con le vongole. Ricordatevi la cosa del sale, poco sale nell'acqua perché le vongole sono sempre, quasi sempre molto salate. Ci metto il prezzemolo. Sotto avrete quasi 1 centimetro di acqua, bisogna far bollire a fuoco forte mischiando ogni tanto gli spaghetti finché non assorbono tutta l'acqua. Mi raccomando, spaghetti al dente, poi li mettiamo in un bel piatto, magari tiepido, perché ci vuole tempo a mangiarli, non si devono raffreddare, ma facciamolo anche un po' più abbondantino. Ci mettiamo sopra un po' di vongole, se ne vedete qualcuna vuota ricordatevi di tirarla via, un girettino di olio extravergine fresco, appena appena, un pochino di prezzemolo che avevo tenuto da parte prima e perché no, anche un po' di peperoncino.